ragazzi e benvenuti a The Seed Gaming. Qui per oggi abbiamo Hank, gioca anche tu ad Hank. Gioca anche tu ad Hank. Presentiamo gli ospiti di oggi, ovviamente già conoscete il fantastico Stefano che ha guerreggiato con gloria a Blood Rage. Ma solo io non ho guadagnato neanche una gloria qua, ragazzi. 4-5. Madonna che sfiga il grande Che le ha perduto con disonore, no. punti di vista. E poi oggi con noi Michael, il grande Michael, bassista dei The Seed. Michael, ciao. Oggi qui per voi Hank, un fantastico gioco di battaglie fra divinità egizie, fornito dalla fantastica Asmodee Italia. Grazie Asmodee. Sempre. Ricordiamo che questo non è un tutorial, ma sarà un gameplay. Per tutto quello che riguarda i tutorial vi saranno i link in descrizione. Anche per l'acquisto di questo fantastico gioco trovate tutti i link nella descrizione di questo video. Molto bello. Come funziona? Qui lo vedete già settato. Siamo ovviamente sulle rive del Nilo e ognuno di noi interpreterà una divinità egizia. Una battaglia fra divinità, ma ne rimarrà solo una e le altre verranno dimenticate. Chi verrà dimenticato? Ian! Io non verrò dimenticato. Perché no? Presentiamo le divinità che si daranno battaglia quest'oggi. Io interpreterò Ra, il sole e la luce. Mentre io sarò Anubi, l'imbalsamatore. E io Osiride, il dio dei morti. E ora cominciamo e facciamo sì che queste povere divinità vengano dimenticate. Come potete vedere sulla plancia vi sono già delle divinità, delle miniature che rappresentano appunto i nostri personaggi, più dei seguaci, degli scherri, dei soldati, nel suo caso dei morti. Sarà uno scontro fra grandi battaglie, costruzione di templi, piramidi e obelischi e evocazione di creature malvagie, creature dell'oblio, seguaci che si sacrificano per il volere della divinità. Tutto gira intorno a questi. Molto interessanti, i seguaci, un mucchio di seguaci lì pronti a essere sacrificati. Bene, comincia il giocatore con più gatti nella realtà. Sottolineiamo nella realtà. Nella realtà. Io ne ho tanti. Ce n'è uno. Io sono allergico. Perfetto. Perfetto. Allora comincio io. Allora, come prima azione evoco un soldato nella mia regione. Visto subito come si vuole espandere, disgraziato. E poiché i miei sono i soldati di Ra, essi sono radiosi. Radiosi. Beh, si chiede radiosità. Come prossima azione scelgo di ottenere un seguace. Questi sono i seguaci, come potete vedere, e sono Carne da macello. Carne da macello letteralmente. carne da macello. Prego Osiride. Allora Osiride evoco una miniatura vicino al mio tempio. Anche un seguace. Interessante. Michael, il tuo primo turno a The Seed Gaming, attenzione, è un momento. Finalmente, non vedevo l'ora di muovere Anubi. Faccio un'azione di movimento e muovo la miniatura della mia divinità entrando nel territorio di Osiride. L'invasione da parte di Anubi nei territori di Osiride. Come osa Anubi entrare nei territori di Osiride? Nei miei domini. Nei suoi domini. Chi entra nei miei domini? Tuttavia, anch'io richiederò i miei seguaci. Sporco arraffone. Devo creare una strategia. Ra richiede un ulteriore seguace. Anzi no, ho cambiato idea. Evoco un altro soldato. Un soldato radioso. Perché io sono così. Che è ancora più radioso. Più odioso, il radioso. Necessito di più seguaci. E la schiera dei miei sottoposti aumenta, avido di carne. Attenzione però, si attiva il primo evento. Mi è così permesso ottenere il possesso di un tempio o di un edificio a cui sono adiacente. E quindi reclamo questo. Come potete vedere, Ra si sta espandendo. Cosa? Cosa dirà? No. Cosa dirà Ra? Tu hai finito il tuo turno. Aspetta. Ra te lo concede. Ra morirà. Ra morirà. Come Osiride dirmi questo? Io evoco un soldato qui. Adesso mi sposto con il mio soldato e entro nei domini di Ra. Esattamente. No. Esattamente qua. Quanto cacchio vuoi muovere? 1, 2, 3, 6, 4, 3. Vabbè, no. Qua.
Dovete sapere che Stefano è naturalmente propenso a barare, ma l'abbiamo già visto nei video precedenti, e lui tende a barare, no? E quindi già noterete come sbaglia casualmente le regole, sperando che nessuno se ne accorga. Hai ancora un'azione? Ancora un'azione, evoco un soldato e sblocco l'evento. Esatto. Il nostro Stefano ha evocato un ulteriore soldato per il suo esercito Di non morti di Osiride. Vi è concesso prendere possesso di un edificio a cui siete adiacente, se è neutrale. Non ce l'hai! Non ce ne sono! Hai sprecato un evento. Dobbiamo fare un corso sull'adiacenza. Come ben sapete, quando c'è l'azione di movimento potete muovere tutte le vostre miniature. Non solo. Andiamoci solo una. No, non è vero. Certo che è vero. Io credo proprio. Io credo proprio. Tu sogno io l'adiacenza. Le adiacenze. Le adiacenze. Proprio. Evoco un omino vicino al mio omone. Un piccolo sciacallo vicino al mio dio Anubi. Uso un potere Hank. Anch'io. Devo sacrificare Un seguace. poraccio e scegliere un potere per il mio Anubi. Come funziona? Le nostre schede divinità danno la possibilità di sbloccare diversi poteri che ovviamente fanno sì che il vantaggio nei confronti delle altre divinità aumentino. In questo caso lo sbloccare un'abilità prevede il sacrificio di alcuni seguaci. No! Cosa? Ho dimenticato i croccantini per Anubi. Ok, sceglierò comandante. Quando vinco il combattimento ottengo 3 seguaci extra, perché sono fichissimo. Ma sei stato già castrato? Tocca al re dei gatti. Io sono il re dei gatti. Tu sei il Stai Ra. dicendo sei Ra, sei Re uccello. Io sono pieno di gatti in questo senso. Muovo il mio esercito. 3. Qui? Sì. Dopodiché ottengo seguaci. Ma questa volta otterrò 1, 2, 3, 4 seguaci. 4 seguaci. 4 seguaci. Ah, è vero. È perché in 4 templi diversi. Esatto. Perché è Ra. Quindi No, ha ragione lui. Dammelo però. Muovo. 1, 2. Boom, boom, boom. Solo che mi sa che sono inculato. Attenzione! Porco due, no, dovevo farlo. Si sblocca l'evento! E quindi perde l'azione successiva. Per l'azione Non ci ho pensato. Tuttavia, il nostro Stefano, rappresentante il dio Osiride, può prendere il controllo di un tempio. Piramide. Allora continuo a evocare soldati. Lo evocherò qui. Come seconda azione, di nuovo sacrifico uno dei miei seguaci per potenziare il mio Anubi, che non solo è un comandante, ma è anche onnipresente. In questo modo prenderò un seguace aggiuntivo all'inizio del conflitto per ogni zona in cui mi trovo. Ma un momento. Ottieni il guardiano di livello 1. È un gatto. Il gatto. Dei gatti. Ma perché il gatto? Perché i gatti erano divini. Non potevano essere di birra. O di succo. Io non lo so, ma di certo lo sciacallo. I famosi gatti mummia. Come prima azione evoco un soldato in questa zona. Un soldato radioso. Come me. E come seconda azione sblocco un potere anche. Sacrifico un seguacio per ottenere... Riverito. Quando effettuo l'azione ottenere seguaci ne ottengo uno in più. Si sblocca il primo conflitto. Bene. Hai scatenato la prima guerra. Ho scatenato la prima guerra sulle rive del Nilo, di conseguenza ottengo il segnalino spareggio, ovvero un segnalino che mi permette in caso di parità di vincere in ogni caso. A quanto pare nessuno domina su nessuna regione. Quindi parte il primo scontro che vede sul campo di battaglia i figli di Ra contro i figli di Osiride. Ma non è vero, ragazzi. E come no? Ah, tu ci sei anche. Ma scusate. Combatte anche lui. Dobbiamo combattere Combatte tutti anche lui. qua. Le tre divinità già si scontrano al primo conflitto. Battaglia! Piaga delle locuste. Inondazione. Miracolo. Allora, prima di tutto si risolve la piaga delle locuste, essendo una piaga. Tutti i giocatori nella regione effettuano contemporaneamente un'offerta nascosta di seguaci e li sacrificano. Uccidete tutte le miniature nella regione, a eccezione di quelle del giocatore che ha sacrificato più seguaci. È segreta, no?
Ma se vedo che ne hai due, scusa, cioè che uno cazzo lì, devo fare? vuol dire che l'altro ce l'hai in mano, no? Come faccio a rendere segreto una cosa del genere? Siete pronti a sacrificare i seguaci? Via! Tutte le vostre miniature vengono distrutte. Il potere di Anubi richiede l'imbalsamazione. Catturo un nemico ucciso e me lo tengo. Dopo la risoluzione del combattimento ottieni una devozione per ogni tua miniatura uccisa durante questo combattimento, compresa anche la piaga delle locuste. Bravo! 2 di devozione. 2 devozioni. Oh, Leggi la tua inondazione. Quando rivelata ottieni un seguace per ogni tua miniatura in una casella terreno fertile verde. Peccato che me lo uccidi. Però ottieni un seguace perché Anubi conta come miniatura. Anubi conta come miniatura, quindi ottengo un seguace. Se perdi un combattimento puoi collocare oppure muovere una tessera al di là in qualsiasi casella vuota non acqua in quella regione. Bene, facendo quindi la conta dei punti, io attualmente ho un punteggio pari a 2. E anch'io 2. Tu c'hai il miracolo. Io il miracolo. E in questo caso, visto che ho perso il combattimento, ne colloco una qui vicino alla piramide. Al di là della piramide. Al di là della piramide. Esatto. Io e te siamo pari. Tuttavia, io posseggo il segnalino dello spareggio che utilizzerò e questo fa sì che io vinca lo scontro. Ottengo una devozione per la vittoria e tutte le miniature avversarie vengono demolite, uccise, sterminate. Parte il secondo scontro di questo conflitto. Nella seconda regione combattono le mie armate radiose contro un singolo soldatino di Anubi. Sciacallose. Battaglia. E io gioco le bighe! Ah, pure tu. Eh sì, anche tu hai giocato le bighe. E anche qui perdi Per Anubi. la seconda volta. Guadagno una devozione e le mie regioni diventano radiose. Così radiose che sono. Ma Anubi è il cattivo. Anubi è diventato il cattivo. Vi presento Gigi, il re dei gatti di questa casa. Gigi, di qualcosa. La terza battaglia vede lo scontro dei seguaci di Ra contro Osiride. i seguaci di Osiride. Un seguace. Battaglia. Battaglia sia. Ciclo di Matt più 0. Anche te più 0. Ciclo di Matt. Esatto. E ci riprendiamo in mano le nostre carte perché il ciclo di Matt fa proprio questo. Tuttavia, io ho vinto la battaglia. Nuovamente. E io ho perso. Hai perduto, quindi puoi aprire un tuo portale nella mia regione, ma questo non cambierà. Non cambierà. Perché io ottengo un'altra devozione per la mia vittoria. No, dove vai, Cicciobello? Questa è la regione. Metterlo lassù. Vedete? Quello che ti dicevo. E il conflitto si conclude qui con la vittoria di Ra su tutti i fronti. Ma avevate dubbi? Io no. Io richiedo dei seguaci. Soltanto un seguace. No, quello è evocare miniatura. Oh, guarda che bara, oh, porca troia. Sblocco, sacrificando uno schiavo, Sì. il potere di Hank. Vinci in combattimento, ottieni 3 seguaci. Faccio un'evocazione con evento. Evoco Gatto Mummia. Il gatto mummia Dici. finalmente entra in gioco. Lo Molto metto qui accanto al mio obelisco di Balzano. E si sblocca un evento molto particolare, l'evento dei cammelli. Anubi ha il potere di suddividere una regione in 2 regioni con una carovana di cammelli. Questo va a cambiare praticamente la strategia di gioco. Esatto. È ora di posizionare i cammelli. Questa regione qua. In questo modo ho diviso il territorio numero 2 in 2 parti e si crea il territorio numero 4. Evoco una miniatura qui e inoltre ottengo dei seguaci 5 perché io posso ottenere un seguace in più perché io sono Ra. Hai finito, tocca a me. Aspetta, te lo concedo. No, tocca a me, zitto. Evoco un guerriero vicino alla piramide e uno extra qui. Anch'io mi compro un edificio. Prendo questa piramide qua su. Ma la mia piramide! Girano, La mia! Devo richiedere i miei tizi. Seguaci. 2, molto bene. Io utilizzo muovere le miniature spingendomi al di là dei cammelli. Dopodiché utilizzo ottenere seguaci. Per la precisione ottengo 7 seguaci alla mia conte. È un po' troppi seguaci te, amico mio. Hai contato giusto? 6,
7. Osiride ha imparato a contare. Tocca a me, io evoco, e ne evoco una qui e una extra qui. Sblocco un potere anche e mi prendo anche un Gatto mummia. Un gatto mummia! Scelto riverito come potere anche. E quando effettui l'azione ottieni un seguace in più praticamente, sì. Utilizzo lo spostamento. Ma perché? Ma perché non ti fai gli affaracci tuoi? Aia. Ho Devi bisogno di vittime io. Ho bisogno sì. di vittime sacrificali. E il mio gatto miao qui in mezzo. Così, per dar fastidio. Per dar Alle fastidio alla situazioni. gente. E non contento, sblocco un potere anche, sacrificando 2 seguaci per il secondo livello. Posso scegliere la piramide per evocare una miniatura extra adiacente a ognuna delle mie piramidi. Così Bello. prossimamente se evoco una miniatura in più. Simpatico. Sintonia con la piramide. Ottengo seguaci, 7, grazie. Ma quanti? Una schiera di seguaci pronti a sacrificarsi per il loro dio. Sblocco un potere anche e mi si attiva un evento, ovviamente. Costruire monumenti mi costa 0 e si attiva un evento. Prende il possesso di un tempio vicino a una mia miniatura, quindi non mi resta che prendere questo. Ah, Qui, Siamo agli albori del prossimo scontro, signori. Qualsiasi cosa andrà a fare Osiride sbloccherà la battaglia. Cesemena. Evoco. Evoca una miniatura sulla sua regione. Stefano, essendo la divinità che ha scatenato la guerra, ci ottiene, in questo caso, È un piccolo vantaggio. il piccolo vantaggio sulla parità. E partono ufficialmente i conflitti nelle diverse regioni. Vai. Regione 1. Sono l'unico dominante e sono radioso. Ottengo una devozione perché sono in dominio, più una perché sono radioso. Guardate come mi splendo. Dannato raga. Dannatissimo proprio. Regione numero 2. Conflitto fra un guerriero di Ra e la divinità stessa. Piglierai un sacco di botte da nubi. Tu hai troppi seguaci però. Porca miseria. Battaglia. Entrambi costruiamo dei monumenti perché già schifo. Io costruirò un tempio, precisamente qui. E costruirò una piramide. Come tu qui. Perché? Dopodiché la conta della potenza, ovviamente siamo pari. Non siamo pari. Perché io. Ah, lui è il re dei cadaveri. Ho imbalsamato una pedina. Imbalsamato una pedina di Osiride e quindi. ti ciuccerai anche la mi mia. ciuccio anche questa pedina Esatto. e vinco anche lo scontro. E hai vinto lo scontro, Oh. quindi guadagni una. Vai. Regione numero 3. Vede lo scontro di Ra in persona, o meglio, nella sua piena luce divina e i suoi seguaci contro i miseri gatti mummia e un soldatino un po' scheletrico di Osiride. E battaglia sia! E bighe! Costruisco un monumento. Io ho usato un miracolo. Attualmente Ra ha una potenza di 6. Lui ha usato un miracolo e questo fa sì che la sua miniatura viene distrutta, ma guadagna una devozione e in più noi perdiamo tutti una devozione perché abbiamo ucciso i gatti. Tu invece ottieni la possibilità di costruire un monumento. Costruisco una piramide. Ecco, ho comunque vinto lo scontro, quindi ottengo un'altra devozione. Madonna, Ra è... Esatto, e io Troppo potente. sacrifico i miei 3 seguaci. Esatto, perché hai creato un tempio. Ho creato un tempio e rimango con un seguace. Ultimo scontro, la quarta regione sulle rive del Nilo. È tutta mia. Vede Osiride contro un umile soldato dei seguaci di Ra. Ma cosa ci fa quello lì, poverino? Tutto solo. Nick gioca, fa i castelli di sabbia. Battaglia. Piaga delle locuste. Bighe. Tutti i giocatori nella regione effettuano contemporaneamente un'offerta nascosta di seguaci di sacrifico. Uccidete tutte le miniature nella regione, a eccezione di quelle del giocatore che ha sacrificato più seguaci. O meglio, tu sacrifichi tutti i seguaci. Ne ho uno. Io sacrifico comunque 2 dei miei seguaci. Tanto. E questo fa sì che tutte le tue miniature vengano distrutte. Cioè tu mi hai ammazzato tutti quanti. Tranne Osiride, ovviamente. Tuttavia, sia io che te perdiamo una devozione. Non ci sono lì. I giocatori, Ciccio. Ma no, Sì, io. sì. Ma dai. Era gli altri. Ma io mi ero tenuto lontano da lì. Hai comunque vinto, Stefano avanza di 1 e io perdo la mia miniatura. È stato uno scontro considerevole. Io adesso con tutto il potere che ho devo suggellare tutto questo. Passami il bastone. Abbiamo suggellato... Aspetta.